Benvenuti a Planet Spin Podcast. Allora, oggi ci concentriamo su un pesce che, fa battere il cuore a tanti, il pesce serra, Pomatomus saltatrix. Un predatore che, diciamocelo, regala emozioni fortissime, ma sa anche farci tornare a casa, un po' delusi, ecco. Esatto. L'idea è proprio quella di scavare un po', usare le informazioni che abbiamo, quelle del canale Planet Spin Fishing, del sito planetspin.it, per capire chi è davvero questo pesce e magari come prenderlo più spesso. Proprio così. Guarderemo un po' la sua biologia, il comportamento, che tanti definiscono, lunatico, imprevedibile, e poi le strategie di pesca, quelle più efficaci, basate sulla logica, non sul caso. Cerchiamo di sfatare qualche mito, magari. Ottimo. Allora direi che possiamo partire con questo approfondimento. Bene, iniziamo dall'identikit. Il Pomatomus saltatrix, guarda, è unico nel suo genere. È l'unico della famiglia Pomatomidae. Un pesce pelagico, sì, ama il mare aperto, ma frequenta tantissimo la costa. Lo troviamo in acque temperate, subtropicali, in tutto il Mediterraneo ovviamente. Su planetspin.it c'è una bella mappa della sua distribuzione da noi. E una cosa interessante, di cui si parla molto anche tra chi segue Planet Spin, è questa sua espansione verso nord, qui nel Mediterraneo intendo. Ormai è di casa anche nell'altro Adriatico, pensa un po', dove una volta era quasi una rarità. Probabilmente legato al riscaldamento dell'acqua, sì. Interessante. E parlando di dimensioni, sui canali Planet Spin si vedono delle belle bestie, ma qual è la taglia media che ci si può aspettare? Ma guarda, varia molto. Ci sono i giovani, quelli che a volte chiamano snapper, piccolini, sui 15-30 centimetri, spesso in branchi fitti. Poi ci sono gli adulti. Ecco, lì parliamo comunemente di pesci tra i 50 e i 120 centimetri. Certo, poi c'è l'esemplare da record, ma non è la regola. Crescono abbastanza in fretta, tra l'altro, e diventano maturi presto, già sui 30-40 centimetri. E a tavola cosa preferisce? È un cacciatore spietato, no? Sì, quasi esclusivamente pesce. La sua dieta. Quello che passa al convento. Acciughe, sardine, cefali. I cefali li adora. Ma non disdegna giovani sparidi, oppure, se capita, anche qualche cefalopode. Un calamaretto, crostacei. E caccia sempre in gruppo? A volte si vedono quelle mangianze pazzesche. Altre volte invece salta fuori il solitario enorme. Ha una logica. I giovani, sì, tendono a stare in banchi numerosi. È una questione di protezione e anche di efficacia nella caccia su prede piccole. Gli adulti, invece, possono essere sia gregari, magari in gruppi più piccoli, sia decisamente solitari. Dipende molto da cosa trovano da mangiare, dalla taglia delle prede e anche dal periodo. Sai, la riproduzione, per esempio, che da noi è tra tarda primavera ed estate. La tecnica è quella: agguato, inseguimento fulmineo, scatti brucianti. Si affida tantissimo alla vista ed è un opportunista nato. Ecco, opportunista. Questo si lega a un concetto chiave che su Planet Spin viene fuori spesso: la logica del massimo risultato col minimo sforzo. Il serra non caccia per divertirsi, come noi. Caccia perché ha fame, deve recuperare energia. Il bilancio tra energia spesa e guadagnata deve essere positivo. Questo spiega tante cose. Ah, ecco, quindi quel suo essere lunatico, a volte apatico, a volte frenetico, dipende da questo. E questo detta anche dove cercarlo. Esattamente. Ama le zone ad alta energia, diciamo così. Scogliere esposte alle onde, spiagge con forte risacca, foci, secche battute dalla corrente. Perché? Perché lì le prede sono in difficoltà. La corrente, soprattutto, è la sua alleata. Trascina pesci piccoli, magari un po' storditi, e lui si mette lì ai margini del flusso, dove l'acqua è più calma, ma la preda arriva portata dalla corrente. Furbo, eh? Può entrare anche in acque salmastre e risalire un po' i fiumi, specialmente se ci sono i cefali che risalgono. Bene, questo discorso sul minimo sforzo e sulla corrente ci porta dritti alla pesca. Se capiamo come ragiona, possiamo usarlo a nostro vantaggio. E poi, diciamocelo, lo spinning al serra è pura adrenalina. Chi l'ha provato lo sa. Quell'attacco, una botta secca sulla canna che ti sveglia subito. E poi il combattimento, salti, fughe potenti. Le immagini sul canale Planet Spin parlano da sole. L'emozione è pazzesca, è vero.
uno dei pesci più divertenti da insidiare a spinning. Però attenzione a non cadere nel tranello. L'idea che il serra attacchi qualsiasi cosa, è un po' un mito. Certo, ha i suoi momenti di frenesia, ma spesso sono legati a condizioni particolari, magari tanta competizione alimentare nel branco. Affidarsi solo alla fortuna di capitare nel momento giusto, alla lunga non paga. Capisco. Quindi, interpretare il suo comportamento significa proprio applicare quella logica del minimo sforzo. Se lui sfrutta la corrente, noi dobbiamo leggere la corrente per capire dove potrebbe essere. Esatto. Prendi una foce. Invece di lanciare a caso, guarda dove la corrente principale rallenta, dove crea quelle piccole controcorrenti, dove l'acqua dolce si mescola con quella salata. Ecco, è lì, in quelle zone di confine, che lui si apposta. Aspetta che la corrente gli serva il pranzo. È in spiaggia. Tipo quando il mare scade, con l'onda lunga e quella risaccaforte vicino a riva. Sembra un inferno, ma per lui... È un ristorante self-service. Esatto. Quella fascia d'acqua mossa, turbolenta, è una zona di caccia top. Il pesce foraggio viene sballottato, non capisce più niente, e diventa una preda facile facile. E qui c'è una tattica che funziona alla grande. L'abbiamo vista anche in alcuni video pratici su Planet Spin. Il lancio parallelo alla riva. Ah, vero. Sembra strano perché istintivamente si lancia verso il largo, ma lanciando parallelo. Esatto. L'esca lavora proprio lì, con quella striscia critica, per più tempo, a pochi metri da terra, dove lui è in agguato. Aumenti tantissimo le probabilità che la veda. Chiaro? E gli orari? Sempre alba e tramonto? Quelli sono i classici, sì. Momenti di cambio luce, picco di attività per molti predatori, serra incluso, ma non è una legge scritta. È un opportunista, ricordiamocelo. Se ci sono le condizioni giuste, magari tante prede in giro, acqua un po' velata, la corrente giusta, può cacciare benissimo anche in pieno giorno. Diciamo che l'attività è prevalentemente diurna. Ok, abbiamo capito dove, come e quando. Ma cosa gli lanciamo? Che esche mettiamo in canna? Su Planet Spin se ne vedono di tutti i tipi. Quali sono quelle, diciamo, irrinunciabili? Se dobbiamo fare una sintesi, considerando che spesso caccia in superficie o su pesce in difficoltà, le esche top water sono al primo posto. Non solo perché funzionano, ma per l'emozione dell'attacco a galla. Parliamo di Popper e WTD, i Walking the Dog, o Pencil Bite. Che differenza c'è tra Popper e WTD in pratica? Quando uno e quando l'altro? Allora, il popper fa quel pop, quello splash che richiama l'attenzione. Fa rumore. Ottimo per smuovere il pesce da lontano o se l'acqua è un po' mossa. Il WTD, o pencil, invece ha quel movimento più sinuoso destra-sinistra, come un pesciolino che scappa o sta male appena sotto la superficie. Micidiale se i pesci sono attivi, ma magari un po' più guardinghi. Le misure. Indicativamente direi tra gli 8 e i 14 centimetri. Poi dipende da cosa mangiano in quel momento e da quanto sono aggressivi. A proposito di top water, ricordo delle discussioni su Planet Spin sull'efficacia dei popper d'estate, con i cefali in giro, e un consiglio tecnico che torna spesso è canna bassa in combattimento. Sì, esatto, è un ottimo consiglio. I salti del Serra sono bellissimi da vedere, ma ogni salto è un'occasione in più per slamarsi, scuotendo la testa fuori dall'acqua. Tenendo la canna bassa si limita questa tendenza, si mantiene una tensione più costante sulla lenza. Comunque, l'attacco sul popper. Molti dicono sia l'esperienza più bella in assoluto con il Serra. E oltre ai top water, cos'altro serve? Sicuramente minnow e jackbait, sia affondanti, sinking, sia suspending. Loro lavorano sotto, imitano bene il pesciolino ferito. L'animazione è fondamentale qui. Recuperi veloci, colpetti di cimino, pause. Il famoso twitch pause. Spesso è la pausa che scatena l'attacco. Poi, in certe condizioni, sono indispensabili i metal jig, i casting jig, esche pesanti, da lancio. Perfetti se i serra sono più fondi, magari su una secca, o se peschi da una scogliera alta con tanta corrente. Vanno giù veloci e li gestisci bene anche con acqua che tira. Il peso, devi sceglierlo in base alla profondità e alla forza della corrente. E non dimentichiamoci le esche siliconiche, le soft swimbait, montate su testina piombata magari. Quando l'acqua è limpidissima o i pesci sono un po' apatici, un'esca più naturale nel movimento, più silenziosa, può fare la differenza. E le esche naturali?
Sardina, cefaletto. Funzionano ancora o sono superate? Ma scherzi, funzionano come sardina, acciuga, un pezzo di calamaro, un cefaletto vivo o morto. Restano esche micidiali. Il Serra le riconosce, ci va matto. Magari sono più usate dalla barca, traina col vivo, drifting, ma anche da riva, in certe situazioni, hanno il loro perché. Domanda da $1 milione. I colori. C'è una regola o è tutta fantasia? Ma una logica di base c'è. Si tratta di imitare e di essere visibili. In generale, acqua chiara, tanta luce, colori naturali, bianco, argento, dorso blu o verde, magari con riflessi olografici, tipo flash. Imitano il pesce azzurro. Acqua torbida, poca luce, cielo coperto. Meglio puntare sul contrasto. Bianco pieno, giallo chartreuse, nero, o combinazioni tipo bianco-rosso. Devi creare una silhouette che si veda bene. Sui top water, comunque, bianco e argento sono quasi sempre una buona scelta. Abbiamo parlato argomento. Si sente spesso dire, magari al bar del porto o tra pescatori, che il Serra sia quasi nocivo, un alieno arrivato a rovinare tutto. Cosa dicono le fonti più serie, come quelle che troviamo su Planet Spin? Sì, è un discorso che salta fuori spesso, a volte anche con un po' di ironia. Come dici tu su Planet Spin, ma dal punto di vista ecologico il Pomatomus saltatrix non è un alieno nel Mediterraneo, è una specie presente da tantissimo tempo. Ci sono foto, testimonianze, citate anche su Planet Spin, che lo documentano da noi già negli anni 60, se non prima. Fa parte dell'ecosistema, è un predatore al vertice e come tutti i predatori al vertice ha un ruolo, regola le popolazioni dei pesci più piccoli, il pesce foraggio. Quindi l'idea che sia lui il colpevole se c'è meno pesce è una semplificazione. Direi proprio di sì. Le cause sono molto più complesse, purtroppo. L'inquinamento, la distruzione degli habitat, pensa alla posidonia, la pesca eccessiva su tante specie, quella illegale. I problemi sono altri, non certo un predatore che fa il suo mestiere da sempre. E come pesce da mangiare. E qui in Italia non tutti impazziscono, ma altrove? È vero, da noi ha un'accoglienza un po' tiepida, forse per il sapore deciso o perché se lo cuoci troppo diventa stopposo, ma in altri paesi del Mediterraneo, Turchia, Grecia per esempio, è molto apprezzato, lo cercano proprio. Le carni sono buone, ricche di proteine e omega 3. Il segreto è la freschezza assoluta e una cottura veloce. Un'ultima cosa importante, come sta messo il Serra? Parliamo di conservazione. Allora, a livello globale la situazione è un po' delicata. L'IUCN, l'Organizzazione Mondiale per la Conservazione, lo classifica come vulnerabile. Questo perché in alcune zone del mondo subisce una pressione di pesca molto forte. E da noi, nel Mediterraneo? Fortunatamente qui la situazione è migliore. La valutazione per il Mediterraneo è rischio minimo. Le popolazioni sembrano ancora in buona salute, diffuse specialmente nel Mediterraneo occidentale, dove, come dicevamo, sembrano pure in aumento. Però questo non vuol dire che possiamo fare come ci pare. Si nota che la taglia media in alcune aree sta diminuendo e ci sono preoccupazioni per la parte orientale e il Mar Nero. Quindi pesca responsabile sempre, rispettare le misure minime, i periodi di fermo se ci sono, e se si rilascia il pesce farlo bene, velocemente e con cura. Bene, siamo quasi alla fine di questo nostro approfondimento sul pesce serra. Un predatore incredibile, potente, legato alle correnti, al cibo facile. Un pesce che possiamo cercare a spinning con varie tecniche, ma occhio sempre al terminale. Pregiudizio. Senza dimenticare che, anche se da noi sta bene, va comunque rispettato. Ok, abbiamo toccato tanti punti, preso spunti dalle nostre fonti Planet Spin. Ma come al solito, ci piace lasciare chi ascolta con una domanda, un pensiero in più. Sì, pensandoci bene, considerando questa sua espansione verso nord, legata al riscaldamento del mare, viene spontaneo chiedersi come cambierà ancora il suo ruolo nel nostro ecosistema nei prossimi anni. Magari entrerà più in competizione con altri predatori. E per noi pescatori cosa significherà? Dovremo adattare ancora le nostre strategie e le attrezzature per continuare a sfidare questo magnifico combattente. Bella domanda, eh? Lega tutto. Biologia, ambiente, pesca. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensate.
Potete lasciare un commento sotto i video del canale YouTube Planet Spin Fishing o sul sito planetspin.it. Grazie per essere stati con noi in questo approfondimento di Planet Spin Podcast. Alla prossima!